è fatto di strane figure, quasi mostri, che contemporaneamente ci sembrano lontani e familiari. Ho qualche pagina per farvi un'idea. È un'enciclopedia zoologica, botanica, mineralogica, etnografica, fisica, tecnologica e parla persino di architettura. Per 3 anni, dal 1976 al 1978, Luigi Serafini si è dedicato all'accremento. Ma perché scrivere un testo del genere di 360 pagine con 1000 disegni e impiegare moltissimo tempo? Guardando velocemente sembra che non abbia senso, ma soffermandoci più lentamente a un certo punto sentiamo risuonare qualcosa dentro di noi. Non è del tutto slegato dalla nostra vita. Ecco che all'improvviso questo sforzo enorme di Luigi Serafini ci sembra quasi che abbia senso. O forse che ne abbia fin troppo, svelando qualcosa di profondo di ognuno di noi. Se vi va, rimanete con noi per tutto il viaggio, credetemi ne varrà assolutamente la pena. Altrimenti qui sotto ci sono i capitoli, scegliete i temi che vi interessano di più. Nella storia sono stati scritti molti libri misteriosi. Il Codex Serafinianus è senza dubbi uno di questi. L'editore è Franco Maria Ricci, un personaggio interessantissimo che ha costruito un intero labirinto a fontanellato. Vi voglio raccontare tutto, ma aspettate un attimo perché ci arriviamo. Vi leggo un paio di righe di suo pugno che aiutano a capire dove bisogna collocare l'opera di questo moderno amanuense Serafini. È evidente che il Codex Serafinianus appartiene a quella ricca famiglia di imprese e di miraggi, di cui fanno parte la Naturalis Historia di Plinio, De Rerum Natura di Lucrezio, lo Speculum Maius di Vincenzo de Beauvais, sino all'Enciclopedia di Diderot e d'Alembert. A questi personalmente aggiungerei il manoscritto Voynich e il Codex Gigas, entrambi libri molto particolari, dei quali Luigi Serafini sicuramente non ignorava l'esistenza. Serafini è un artista, architetto e designer che ha lavorato in modo molto eclettico anche per Fellini, per la Rai e per la Scala, accumulando esperienze diversificate che sicuramente in qualche modo ritroviamo dentro al Codex. Leggendo qua e là ho anche trovato che Tim Burton dovrebbe essere un suo estimatore e onestamente non mi meraviglierebbe troppo, visto che emerge qualcosa di un po' inquietante e Tim Burton di questa ambiguità tra il fantasioso e l'inquietante ci ha fatto un'intera poetica. Tra gli estimatori del Codex Serafinianus non poteva mancare Italo Calvino. Ho trovato un suo articolo raccolto nel libro Collezioni di sabbia, dal quale vi voglio leggere poche righe. In principio fu il linguaggio. Nell'universo che Luigi Serafini abita e descrive, io credo che la parola scritta abbia preceduto le immagini. Questa grafia corsiva, minuziosa e agile e chiarissima, che sempre ci sentiamo a un pelo di poter leggere e che pure ci sfugge in ogni sua parola e in ogni sua lettera. Le cose dell'universo che questo linguaggio evoca, quali le vediamo illustrate nelle tavole della sua enciclopedia, sono quasi sempre riconoscibili, ma è la connessione tra loro ad apparirci sconvolta, con accostamenti e relazioni inaspettate. Serafini crede nella contiguità e nella permeabilità di ogni territorio dell'esistenza. L'anatomico e il meccanico si scambiano le loro morfologie. Braccia umane, anziché in una mano, finiscono in un martello o in una tenaglia. Gambe non si reggono su piedi, ma su ruote. Il vegetale si sposa al merceologico, ci sono piante dalle spighe matita, dalle foglie forbici, dai frutti fiammifero. E così il selvaggio e il metropolitano, lo scritto e il vivente. Gli esseri viventi sono contagiati dalle forme degli oggetti che li circondano. Se avete letto per esempio Le città invisibili di Italo Calvino, che io cito ogni 3x2 perché mi sembrano molto interessanti, ritrovate sotto forma di parole e di racconto spesso la stessa logica, questa strana commistione tra la vita e gli oggetti, la città in senso fisico e la città abitata dalle persone. Visto che molti sono concordi a partire dall'editore che il Codex si inserisce all'interno di questa grande lista di libri che hanno cercato di recuperare in modo enciclopedico e mettere insieme tutto il sapere umano, a volte con dei risultati misteriosi, a volte con dei risultati illuminanti, quella che segue è una veloce carrellata di 5 dei testi che abbiamo citato. Sul sesto invece avremo tutto il capitoletto successivo, perché è la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, del quale celebriamo il bimillenario. Ma prima la domanda di rito. Avete messo pollice in su? È il momento perfetto per mettere in pollice in su per questo video, così facciamo sapere a YouTube che vi piace il nostro lavoro. Grazie!
Ok, in ordine dal più recente al più antico. Il primo di cui parliamo non è niente po' di meno che la famosa Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, che viene chiamato anche dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri. Tra il 1750 e il 1772 molti autori, coordinati da Diderot e d'Alembert, hanno scritto questo testo. Era un compendio universale del sapere dell'epoca, sicuramente un'opera illuminista, ma anche un'opera molto cara, per cui i primi clienti saranno stati certamente i borghesi, il clero o l'esercito. Risalendo nel tempo arriviamo al XV secolo con il manoscritto Voynich, dal nome del mercante polacco naturalizzato inglese che lo aveva acquistato a Frascati nel 1912. Astronomia, biologia, farmacologia, ma anche botanica di piante non note sono gli argomenti di questo manoscritto, che non è mai stato decifrato. Riusciamo più o meno ad avere un'idea della datazione grazie all'analisi del carbonio 14 sulla pergamena della quale sono composti i fogli di questo libro. Si sono fatte molte ipotesi sull'origine di questo libro e addirittura sulla veridicità di esso, visto che ci sono molte ripetizioni e praticamente nessuna cancellatura. Vi ricordo che a proposito della storia della scrittura e delle lingue inventate abbiamo realizzato un intero video, ve lo lascio qui sopra. Il terzo libro di cui parliamo è il Codex Gigas, ancora più antico, tra il XII e il XIII secolo. Si chiama Gigas perché è veramente grande, è alto più di 90 cm ed è al momento ritenuto il più grande codice medievale che abbiamo. È custodito in Svezia e sul sito internet del museo potete vedere scannerizzate tutte le pagine, vi lascio sotto l'indirizzo. Questa volta è un testo in latino, almeno non abbiamo il problema della lingua, ma di nuovo i misteri attorno a questo testo sono piuttosto fitti, si parla anche di Bibbia e di diavolo, l'origine del testo non è ben nota e dunque le leggende si sono moltiplicate. Della stessa epoca è lo Speculum Maius di Vincenzus Bollevacensis, cioè sempre tra il XII e il XIII secolo. Detto anche Vincenzo di Bove, era un frate domenicano francese. Si tratta nuovamente di un'enciclopedia che recupera il sapere più antico. Speculum significa specchio e a ogni specchio è dedicato un ambito del sapere. Speculum naturale, 32 libri, para creazioni, ricevimenti, anali, psicologia, anatomia, geografia. Speculum dottrinale, 17 libri, filosofia, proprio latino, grammatica, architettura, determinato, elemento, politica, web, commercio, navigazione, medicina, matematica, mitologia. Speculum storiale, storia fino al 1254 e poi parlato della fine del mondo. Contemporaneo di Gesù Cristo, primo secolo, è Lucrezio, l'autore del De Rerum Natura, un libro in latino che fin dal suo titolo dichiara di che cosa vuole parlare, la natura delle cose. Lucrezio sostiene che gli uomini fin dalla nascita siano vittima delle loro passioni e che è una questione di responsabilità personale, quella di cercare di liberarsi da esse e fare come i saggi, che raggiungono quello stato di assenza di turbamento che viene chiamato atarassia. Nel tentativo di spiegare razionalmente i fenomeni naturali, Lucrezio sostiene che siamo fatti di particelle, di corpuscoli aggregati, nulla nasce dal nulla. Sono i principi dell'atomismo che in realtà vengono già dalla Grecia antica e Lucrezio riporta qui in un testo latino. Ultima notizia, Leopardi si è ispirato proprio a questo testo per il suo dialogo della natura di un islandese. La Naturalis Historia di Plinio il Vecchio. Si tratta di 37 libri che trattano di astronomia, di fisica, biologia, medicina, zoologia. Praticamente Plinio era uno scienziato che ha girato da una parte all'altra e ha provato a riportare nei suoi libri tutto lo scibile dell'epoca. Lui stesso dice di aver trattato 20.000 fatti e li ha tratti da moltissimi autori in uno sforzo veramente impressionante. Italo Calvino sosteneva che Plinio il Vecchio, che in realtà si chiamava Gaio Plinio II, sia stato il precursore della prosa scientifica, colui che è stato capace di estrapolare dai fatti un senso di armonia generale. Cosa faceva di lavoro Plinio il Vecchio? Era scrittore, naturalista, comandante militare, governatore provinciale romano e uomo, come ci siamo detti, di curiosità spiccatissima. Ma quando è nato Plinio Gaio II? Qui il mistero si infittisce, il 23 o il 24 a.C. Questo non lo sappiamo con certezza, ma stiamo festeggiando ancora il bimillenario dalla sua nascita proprio per questo motivo. Quello che è certo è quando è morto, nel 79 d.C. e l'ha ucciso la sua curiosità. All'epoca era un comandante militare e si è avvicinato fino al Vesuvio per salvare alcune persone, ma appunto la sua curiosità scientifica l'ha portato ad avvicinarsi talmente tanto al vulcano da morire per via dei miasmi. La sua città natale, Como, vuole talmente bene a questo personaggio che, pur essendo un pagano, una sua statua ad altezza naturale è incastonata nella facciata del Duomo.
Per chi sta vedendo adesso il video, ecco, questo signore seduto è proprio Plinio il Vecchio e sotto si vede la sua storia, compreso il momento in cui si è avvicinato al Vesuvio. E accanto a lui c'è Plinio il Giovane, eccolo quello lì, un altro signore seduto. Sul sito del bimillenario dei festeggiamenti per la nascita di Plinio il Vecchio si legge: attraverso Plinio, generazioni di letterati, scienziati e artisti hanno sognato, immaginato, conosciuto il loro mondo e costruito la nostra epoca. Petrarca, Boccaccio, Leonardo, Giovio, Wilkelman, Leopardi, Borges e Calvino sono solo alcuni dei suoi grandi studiosi e ammiratori, poiché Plinio fu scienziato e umanista completo in un tempo in cui non esisteva ancora frattura tra scienza e lettere. Ufficiale di cavalleria, alto magistrato imperiale e ammiraglio, erudito, oratore e storico, Plinio il Vecchio riuscì a conciliare, nella misura più alta come forse nessun altro personaggio dell'antichità, le qualità dell'uomo di studio e di azione. E ora che ne sappiamo di più, anche di Naturalis Historia, torniamo a immergerci nel Codex Serafinianus. Sono due i personaggi che ruotano attorno al Codex Serafinianus. Il primo è Luigi Serafini, l'autore. Il secondo è l'editore Franco Maria Ricci, un personaggio interessantissimo al quale la divulgazione dell'arte e il commento dell'arte in Italia deve veramente tanto. Proviamo dunque ad avvicinarci a entrambi, perché conoscerli ci aiuta a conoscere veramente il Codex. Le immagini che vedete scorrere sono quelle del mitico labirinto dell'Amazone, frutto dell'immaginazione di Franco Maria Ricci. Sono immagini realizzate dal giovane e creativo Mattia Vicari. Vi invito a seguire il suo sito, la sua pagina Instagram, perché è riuscito a cogliere quel senso di sospensione nello spazio e nel tempo che ho vissuto anche io quando ho visitato questo luogo. L'editore Franco Maria Ricci è nato a Parma nel 1937, editore e artista molto prolifico. Nel 1965 fonda la casa editrice FMR per l'arte e le edizioni letterarie di pregio, ristampa anche la famosa enciclopedia di Terrone d'Alembert. Fonda una rivista d'arte talmente importante che viene stampata in italiano, inglese, francese e spagnolo. La casa editrice è stata poi venduta nel 2002 ma riacquistata dagli eredi alla morte di Ricci. E poco dopo la vendita della casa editrice, Ricci avvia la progettazione di quest'opera tra il paesaggistico e l'architettonico, il labirinto dell'Amazone, che è stato poi aperto al pubblico nel 2015. Dice Ricci: ho discusso di labirinti tutta la vita con Italo Calvino, con Roland Barthes e con Borges. E dopo averne discusso con loro ha costruito il suo personale labirinto. Ed ecco il risultato finale: una stella ad 8 punte con un quadrato centrale, un edificio per mostre, un ristorante e la casa editrice. Ricorda le città ideali rinascimentali. Come vi dicevo prima, l'ho visitato qualche anno fa e non riesco a riportarvi lo stupore che ho vissuto in questa sospensione tra lo spazio e il tempo. Il progetto è dell'architetto Bontempi e ha utilizzato forme classiche, pure. Non risultano comunque aggressive nel paesaggio, probabilmente per la scelta dei materiali anche, che sono materiali locali, i mattoni. Su 7 ettari, 200.000 piante di bambù di 20 specie diverse creano il labirinto. Il labirinto è già un fil rouge che connette Ricci al Codex Serafinianus, perché anche nel Codex Serafinianus si parla di labirinti. E così giungiamo al secondo padrex del Codex Serafinianus, l'autore Luigi Serafini, pittore, scultore, ceramista, orafo e molto altro. Tutto questo si può intravedere nel Codex, dove immaginazione sfrenata e tecnologia convivono. Il libro è del 76, ma nel 2013 Luigi Serafini ammette che non è opera sua. Ecco cosa dice. Avevo 27 anni e stavo disegnando con matite colorate su un foglio d'album alcuni corpi umani bridati con protesi a forma di pinza, ruota di bici e penna a stilo, come se fossi alla scuola di nudo cyborg di un'accademia di belle arti spaziali. A un certo punto mi sembrò che mancassero delle scritte per completare quel disegno, sempre più simile alla pagina di un Atlante da anatomia comparata. L'avvicinamento di un testo a un'immagine, si sa, genera un'apparenza di senso, anche se non comprendiamo l'una o l'altra. Vi ricordate quando da piccoli sfogliavamo i libri illustrati e fingendo di saper leggere fantasticavamo sulle loro figure davanti ai più grandi? Cercare questo nuovo alfabeto mi sembrò allora la cosa più urgente da fare. Continuai a disegnare, senza saperlo realizzai le prime tavole del Codex, scoprendo nel mio nuovo modo di scrivere un automatismo felice. Giorno dopo giorno scivolai dentro il personaggio di un amanuense segregato nello scriptorium di un qualche monastero. Una notte, tornando a casa dopo cena, vidi una gatta bianca che si aggirava miagolando. Mi sembrò abbandonata e così la portai via con me. Passavo gran parte del tempo a disegnare le future pagine del libro. La gatta allora ne approfittava e mi si arrampicava sulle spalle per accovacciarvisi ronfando.
e mi chiesi se per caso non mi avesse trasmesso a modo suo delle canzoni e dei racconti. Evidentemente erano canzoni e racconti che poi io scambiavo per delle mie immaginazioni. Concludendo, devo qui ammettere che fu la gatta bianca la vera autrice del Codex e non io, che mi sono sempre spacciato per tale mentre ero un semplice esecutore materiale. I miei più sinceri ringraziamenti alla gatta. Così scopriamo che il Codex Serafinianus, con tutte le sue immagini misteriose e la sua scrittura bellissima ma incomprensibile, sono originati dalla gatta. Questo è un video che parla dell'origine della scrittura e di altre lingue inventate per motivi artistici, e quest'altro parla delle traduzioni impossibili, tradurre parole difficili. Come si fa? Io vi ringrazio moltissimo di aver rotolato con noi fino a qua. Condividete il video con gli amici e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!